E ci siamo. Vediamo un attimo. Ce lo dirà anche come conferma. YouTube non sta collaborando. Io lo vedo. Su YouTube, Tu ci eccoci vedi qua. live? Ok. Su YouTube, Tu ci eccoci vedi qua. Ok, live? E partiamo con ci le Ok. siamo. Su YouTube, introduzioni, con le eccoci qua. introduzioni del caso. È chiaro, Partiamo vuoi con fare le tu questa volta? Io? Con le Eccoci qua. introduzioni Va del caso. È bene, chiaro, vuoi fare tu questa volta? io Sbagliala! vado. Allora, siamo di nuovo qui in compagnia di Stefano Guglielmana, autore di Cookie Cutter. E questa sarà una chiacchierata come l'altra volta abbiamo fatto, quindi non ci saranno delle domande precise, impostate, ma sarà un flusso molto free in cui speriamo che Stefano ci darà qualche novità, quello che sta facendo, come sta evolvendo la sua vita personale, ma soprattutto la sua vita professionale. Questo è un po' E il progetto. l'intento esatto. Non vi dico niente. Sono siciliano, non parlo. Ok, ok, allora di cosa parliamo? Dai, parlaci di tutto quello che vuoi. Intanto grazie per avermi reinvitato a dire le mie scemerie online. Vi voglio benissimo dall'inizio del primo articolo che avete fatto, uno dei tanti, e grazie per avermi invitato adesso. Che cosa vuoi sapere nello specifico? È sempre un piacere. Mm, allora, andiamo subito con le domande di fuoco oppure ci scaldiamo un attimo piano piano? Come vuoi, con me devi essere easy, qualsiasi cosa parliamo, ci divertiamo. Guarda, io ti direi, tanto per, così, per scaldare un po' l'atmosfera, ti chiederei come stai, cosa stai facendo, come va la tua vita, senza entrare nel personale, però comunque insomma, dai, siamo curiosi di sapere se va tutto bene dalle tue parti, cosa stai combinando. Bene, bene, va benissimo. Ho fatto una lunga estate in Sicilia, di relax, di chill. Ho toccato la midlife crisis appieno comprando una moto. Ho detto basta, ho quasi 40 anni, devo comprarmi una moto. Adesso sono di nuovo figo. Quella è proprio la crisi di mezza età piena quando compri una moto. E calma, con sta mezza età, ancora è presto, stai calmo. No, sono alle porte dei 40, quindi insomma Il la stiamo... pischelletto. Esatto, ragazzino. E adesso sono tornato in Inghilterra, nella ridente Brighton. Abbiamo fatto una bella festa di Halloween. Che figo Halloween in Inghilterra. Peccato che in Italia non è così figo come in Inghilterra perché è troppo bello Halloween. E adesso sono ritornato a trovare una stabilità emotiva dopo una lunga, ancora in corso, strana battaglia con delle persone innominabili con cui ho avuto svariati problemi, ma che alla fine arriverà, inventiamo parole, tergiverserà, arriverà a portare grande beneficio a quello che sto costruendo, che è il mondo del videogioco di Cookie Cutter. Quindi sono molto contento. Non è stato sempre facile quest'estate, per via di discorsi che vi dirò a breve. Però adesso sono molto contento e adesso che sono tornato in Inghilterra sto riorganizzando un po' il futuro, diciamo, di quello che sarà il videogioco di Cookie Cutter. E soprattutto Bene. tutto ciò che porta alla conclusione che anticipiamo ma non tratteremo immantinente, ovvero questa sposa cadavere un po', per citare Kill Bill, la scopa. Com'era la battuta? Quando Beatrix è a terra, quando La scopa, figlio numero uno, dai, abbiamo capito, su. Sì, che arrivano i due striffi, la trovano a terra e poi lei si sveglia sputando e loro fanno... Esatto, era la maledetta scopa. Sì. È bella l'analogia perché mi piace, l'ho presa pure per Un po' l'ho sposare... rivista. L'ho presa tantissimo per sposare questo periodo di transazione che ho chiamato The Divorce Plan, il piano del divorzio. Ho preso l'immagine della sposa
Bello, mi piace che si sveglia sputando, dovevo farla sputare adesso che ci penso. Ancora sono in tempo però, ho altre idee. Sì, i frame sono parecchi, 60 frame al secondo, ci stiamo muovendo veramente zenonicamente nei millisecondi. No, la teniamo basica, facciamo 2 frame, carico, rilascio, carico, carico. Iniziamo. Ma quindi Allora, ci fondiamo subito sul punto oppure preferiamo affrontare qualche tema che magari ti interessa maggiormente trattare? Andiamo al punto perché siamo tutti curiosi. È vero? Nel limite di quello che posso dire, così nessuno finisce in galera, io non vengo di Oh, però è divertente rimanere nel borderline perché questo crea curiosità. Possiamo fare polemica, ma posso non finire in carcere. E chi lo sa, possiamo provare. Dai. Dimmi io, se una cosa non ti posso rispondere, non ti rispondo. Oppure parliamo di Franco, un mio caro amico che come me ha avuto un'esperienza molto simile. Franco è un personaggio che esiste realmente, quindi può parlare di cose che esistono realmente. Franco il pentito, stiamo sentendo la voce di Franco il pentito. Verrai pixelato in post-produzione quando verrà pubblicato l'articolo, non ti preoccupare Franco, illustraci questo tuo problema dove l'incerata non basta. Con la interruzione, non abbiamo la generazione di sottotitoli, vero? In inglese, verrà non poi in live. successivamente. Ovviamente live sarà tutto purtroppo no. traslato. Ci spiace per gli utenti anglofoni. Non so se vuoi dire qualcosa in inglese, Stefano. Anglofono? A parte che, vabbè, non so se ci sarà qualcuno che ci sta ascoltando che non sia italiano, però dai. Vabbè. We will put... Penso molto probabilmente sì, dato che c'è stata la condivisione anche su Twitter, molto probabilmente sì. Vabbè, we will put subtitles later so you can see it later maybe on YouTube if you want. Don't do it. Spend your time in something more useful than this. Benissimo, ok, abbiamo fatto il disclaimer, possiamo andare avanti. Quindi parlavamo di Franco, giusto? Franchino, sì. No, io banalmente la curiosità che ho io in merito all'intervista che, se ti ricordi, si fece testuale ormai un po' di tempo fa, sì, ovviamente puoi rispondere, era di un determinato tipo di rapporto con il publisher, da cui ovviamente ora avete preso un percorso differente, e ti volevo chiedere se ovviamente ne puoi parlare, cosa è cambiato in questo lasso di tempo, fondamentalmente perché è cambiato, e se ci vuoi un attimo ricostruire gli step, di cui ovviamente non siamo a conoscenza per ovvi motivi. Certo. Allora, quello che è successo con il mio partner è che ci stiamo separando. Separandoci, quello che succederà è che a breve, già sta succedendo, io riavrò il controllo e la proprietà del mio prodotto al 100%. Se adesso guardiamo questa cosa nella sua totalità, a prescindere da quello che è successo, da quello che non è successo, perché si stanno separando, qui ci sono alcuni dettagli che non posso purtroppo dire, ma se guardo tutto nella totalità di quello che è accaduto, io sono contentissimo. In primis perché, vedendo il bicchiere non mezzo pieno né mezzo vuoto, ma nella sua interezza, questi signori ci hanno dato $500.000 al tempo e ci hanno permesso di fare il gioco che volevamo senza rompere le palle in nessun momento della produzione. Non hanno mai voluto intaccare la visione, non si sono mai messi in mezzo a dire questo sì o questo no, ci hanno fatto fare il cacchio che volevamo, lo abbiamo fatto, siamo andati fuori, ci hanno supportato al meglio delle loro possibilità, ci hanno mandato su IGN in un mare di altri posti e io sono contentissimo di questa cosa. E tutto andava alla stragrande con loro, fin quando ho smesso di andare alla stragrande con loro per vari motivi. E adesso quello che sta succedendo è comunque ottimo. Chi al giorno d'oggi ha il privilegio di avere indietro il 100% del proprio prodotto. Io sono passato dall'essere
un partner minoritario del mio prodotto, in quanto secondo certi accordi che si simulano non col mio publisher, in generale fra developer e publisher, secondo gli accordi che si simulano, loro ti danno i soldini, tu sviluppi, il gioco esce, guadagnate entrambi sul prodotto nel mercato, fin quando loro recuperano tutti i loro soldini, tu sei un partner minoritario. Quando hanno recuperato tutti i loro soldini, le situazioni economiche cambiano. Diciamo, di nuovo, non parlando della mia condizione, ma di condizioni generali, una volta che recuperano tutti i loro soldini si diventa partner al 50%. Ipotesi. Io quindi sono passato da essere minoritario a essere proprietario al 100% e questa cosa è incredibile, ragazzi. Cioè, neanche Kojima è riuscito ad avere il suo cazzo di prodotto indietro. Cioè, è veramente un privilegio raro. Sono troppo più figo di Kojima, no, non è vero. Però è un privilegio raro e ad oggi, a parte le magagne che abbiamo personali, io e loro, che potremmo avere nell'ipotesi di quello che potremmo dire, sono contentissimo, è veramente, veramente una gran cosa ed è super eccitante andare là fuori nei social col mio modo di fare di merda, col mio modo di essere stupido, col mio modo di essere provocatorio, con la mia arte, col mio talento e sapere di essere responsabile al 100% delle vendite, degli incassi, della comunicazione. Non che prima avessi un blocco, ripeto, questi signori mi hanno sempre dato la possibilità di fare tutto, però adesso potrò diventare proprietario al 100% del mio prodotto. Bellissimo. Bellissimo. Bene. Bellissimo. Ottimo, Certo, direi. certo. Punto di vista che capisco, ovviamente. Scusami. No, vai, scusa, ti ho interrotto. No, tranquillo, è assolutamente un punto di vista che capisco e essendo il papà del tuo prodotto, giustamente, è una tua creatura, anzi, più che chiamarlo meramente un prodotto, immagino che ne sei assolutamente soddisfatto. Certo, ma poi c'è anche il lato romantico da buon punk rocker, adesso non abbiamo nessun padrone e siamo riusciti a ottenere questa situazione anche essendo i pirati che siamo, abbiamo combattuto certe battaglie, abbiamo combattuto in maniera viscida, certe volte abbiamo mostrato il lato peggiore. Siamo riusciti a ottenere quello che siamo riusciti a ottenere oggi, lottando a modo nostro, con i nostri termini, io e gli altri membri del team, ed è stato fichissimo. C'è proprio un concetto romantico, quello del non abbiamo più padroni, non abbiamo più catene, adesso siamo noi, decidiamo noi, facciamo come vogliamo noi, anche se, ripeto, non c'era una gran limitazione prima, adesso è troppo più figo pensare che sia così. E quindi, visto che adesso posso gestire tutto come voglio, sto già pensando al futuro. L'unica cosa che mette distanza fra me e il futuro che voglio è la possibilità economica che serve a muovere il mio team, perché qui lo si fa tutti per passione, qui siamo tutti innamorati, qui siamo tutti artisti, ma per portare avanti una macchina del genere servono i soldini, devo assumere i miei uomini, devo pagarli per il loro tempo lavoro. Quindi ho creato un piano che si chiama The Divorce Plan, il piano del divorzio, con cui sto iniziando a ritirare fuori il gioco, rivalorizzarlo, migliorarlo in maniera tale da generare un interesse crescente che mi porterà domani forse a fare un DLC, a continuare la storia, ad andare avanti. Fighissimo. Ho visto che infatti c'è stato un programma Grillit di Steam e un accesso Steam, che poi Grillit è un vecchio forse nostro caso, perché poi ultimamente diciamo che una volta che tu ti registri accedi abbastanza direttamente a quelli che sono gli strumenti di pubblicazione, non è più come succedeva prima che dovevi passare una fase in cui la comunità votava la possibilità che tu potessi accedere alla piattaforma. Questo io l'ho vissuto personalmente all'epoca e quindi c'è questo ingresso su Steam, ma la questione che ti potrei mettere come parallelismo, ovvero i figli, figlio mio, come trattare la separazione tra ciò che verrà pubblicato come publisher e developer su Steam in unica entità rispetto a ciò che già è stato pubblicato
nelle piattaforme come PlayStation piuttosto che le altre piattaforme Xbox e tutto quello che è stato l'avanzamento relativo alla Switch. Allora, tutto quello che c'è adesso nei negozi rimane così com'è. Quello che arriverà saranno delle patch di miglioramento. Innanzitutto c'è da dire che ancora dobbiamo tirare fuori la famosa patch di marzo per patchare Switch. Overkill Edition non è aggiornato per Switch, non è aggiornato per PC e non è neanche Overkill nei negozi minori e in PlayStation 5. E questa è una cosa che è la prima parte del mio piano. Io voglio prendere Overkill Edition con la patch che uscirà adesso, che fixa tutti i problemi di Switch e implementa una nuova quest con una nuova abilità che ti permette di correre velocissimo per fare il retracing dei livelli in maniera fichissima, più tante altre migliorie di gioco, e portarlo su tutte le console possibili, non solo su Switch, su PlayStation, su tutte le console possibili e anche sui negozi minori. Quindi io prendo il prodotto nella sua versione finale e lo porto dappertutto, così che tutti siamo in linea. Compri Cookie Cutter su GOG, chi lo compra adesso ancora compra la versione del 13 d.C. praticamente. Adesso noi lo prendiamo e lo portiamo all'ultima versione di Overkill Edition e tutto rimane così com'è, ma verrà aggiornato con le nuove ficate. Per quanto riguarda la versione Greenlit, per quanto riguarda la roba del Greenlit, c'è stata fatta un po' di confusione lì. Il Greenlit era il green light. Io a un certo punto ho detto alla gente di smettere di comprare Cookie Cutter. E questo ha creato un casino di rumore perché tutti ipotizzavano che cosa potesse essere successo. Sono state delle ipotesi incredibili, ragazzi, incredibili. Faccio degli esempi, dai. Non potevo dire tante cose e ho fatto un parallelismo. Non comprare il gioco adesso vuol dire supportare i developer, perché comprarlo adesso vuol dire supportare la Coca-Cola, una multinazionale malvagia che prenderà i vostri soldi e a cui non importa. Era un gioco, era un parallelismo, non è la verità, vostro onore. Ragion per cui c'è gente che ha iniziato a scrivere, ho trovato su Reddit dove gli utenti sono i più birichini e incredibili del web. E ho trovato gente che scriveva che avevo fatto un deal con Coca-Cola, il mio publisher ha fatto un deal con Coca-Cola e che quindi ero un coglione perché, cioè, ho trovato delle storie assurde, la gente realmente pensava che io c'entrassi qualcosa con Coca-Cola. Il livello di apprensione del testo, di comprensione del testo online è veramente basso, quindi le mie prossime metafore online saranno veramente semplici, così da accontentare il più stupido fra noi, compreso me che sono molto stupido. Quindi questo, quello che succederà semplicemente è che il gioco così com'è verrà patchato dappertutto in maniera tale che sarà ottimizzato e updatato alle ultime versioni fiche. Niente più di questo. Attualmente ho dato green light solo per comprare il gioco su Steam. Se non volete supportare la Coca-Cola, la guerra in Iraq, l'antifascismo, ipotesi, compratelo solo su Steam fin quando non darò il green light per le altre piattaforme. Mettiamola così. Ok. È una forma di rifinanziamento self-publishing. In stile, ho fatto il banchettino del libro che ho prodotto con l'editore, ma l'editore me ne ha dato le copie al 30% e quindi il 30% che non ho pagato all'editore delle copie che ho in mano lo incasso se lo compri da me piuttosto che starmi a arrabattare con l'editore. Sì, un po' così. Allora, un po' è una storia molto complessa perché in realtà l'editore, se sei in gamba, ti dà il 30%, ma ti fa tante più vendite perché ti porta dove tu non riesci ad arrivare. Mentre tu in bancarella... Dovrebbe essere così in teoria, sì. Dovrebbe essere così in teoria. Invece tu in bancarella sai che quello che vendi è tuo, però arrivi ai tuoi amici, se vai una serata a una discoteca a Portocervo a mare, porti tutti i tuoi prodotti e li vendi là, magari vendi 5 copie, bene. Quindi insomma, anche nonostante le controversie e gli scazzi che posso aver avuto, continuo a non demonizzare il publisher come figura. Se trovi un buon partner, riesci a lavorare con un buon partner, riesci a guadagnare bene, il tuo prodotto ne esce arricchito da questa collaborazione. E a volte funziona e a volte no. Purtroppo stiamo parlando di business
quello è tutto un altro paio di maniche che essere artista e creare il gioco dei tuoi sogni. Poi devi riuscire anche a essere businessman. A volte puoi essere un bravo businessman e il tuo partner sembra sincero, ma durante il percorso ti puoi rendere conto che, come in una relazione, va tutto bene fin quando smette di andare bene, e poi è lì che si vede se la coppia resiste, no? Se la coppia è forte, riesce a overcome i problemi della Le relazione. partnership sono così, sono matrimoni, e tu hai centrato sicuramente in pieno con l'analogia, il concetto di divorzio e di separazione tra congiunti a livello metaforico, questo sicuramente. Non che nella Mi... comunicazione... Scusami, ti ho interrotto. No, l'unica cosa che stavo per dire è che mi sembra un approccio che tra l'altro ho già visto su altri sviluppatori, ovvero quello di premiare, tra virgolette, chi ha dato fiducia al prodotto, l'ha giocato, nel mio caso, come ti ho già detto, in altre circostanze l'ho stuprato, scusatemi il termine un po' Non forte, si può ma censurare adesso. diciamo che ho steso il 100% di gaming in una roba tipo una settimana della mia vita intensamente dedicata, ma io sono il divoratore di Metroid, quindi è per me normale che io abbia dedicato non tutta l'attività, ma più di quello che avevo a disposizione giornalmente. Però c'è da dire un fatto, non l'ho fatto perché, oh mio Dio, devo fare questo favore a Stefano, perché Stefano per me ancora era il ideatore e realizzatore delle parti, art director, e tutto quello che era la realizzazione grafica del gioco, ma nient'altro, quindi non gli dovevo nulla, e se il titolo non mi fosse piaciuto quanto cazzo mi è piaciuto, non ci avrei buttato tutto sto tempo nel giro di una settimana, gli avrei dato il tempo che merita. E ti stavo proprio, per esempio, mettendo in relazione anche come Game Kitchen, io non so, Blasphemous, loro hanno un approccio simile, cioè seguono molto la community. Ho fatto il gioco, ora gli update, ora li fix, e mi piace questo aspetto che ripaga la fiducia di chi prende un prodotto e non viene lasciato semplicemente a DLC. Certo, sono d'accordo pure io, anche a me piace un casino questa cosa, e io la riduco molto di più a una visione di quello che era il do it yourself, di quando eravamo piccoli, andavamo nei centri sociali e facevamo musica e facevamo i dischi, eravamo noi che parlavamo con la gente, che vendevamo il disco dopo il concerto, eravamo noi in prima linea su tutto, e questo è quello che voglio continuare a fare. Non mi interessa cosa è il gioco, cosa è diventato, cosa non è diventato. Io ho ancora qualcosa da dire, vedo ancora delle migliorie che posso fare nel gioco che non sono riuscito a fare al tempo, io le faccio, le tiro fuori. E ora è l'8º anno che lavoro al gioco, voglio continuare, voglio continuare. Intanto migliorando quello che ho. E poi se ottengo l'interesse delle persone, ottengo il loro denaro, e purtroppo è brutto parlare in questi termini, ma quella è la benzina che mi fa andare avanti. Io rinvesto tutto nel cazzo di gioco, non me ne frega. È visibile, almeno questa cosa io l'ho percepita, diciamo, discretamente dall'inizio, da tutto quello che è stato i nostri confronti, i primi articoli, i primi contatti, è stato sempre percepito questo aspetto. Infatti è uno dei punti su cui poi abbiamo determinato questa live, ovvero quale condizione porterà a migliorare gli aspetti tra la separazione dei beni e l'affidamento dei figli. Certo. Allora, la condizione è solo una, come ho detto prima: i soldi. Cioè, se il gioco mi permette di continuare a sviluppare sul gioco, io vado come già sto andando, non me ne frega niente, sto andando a ruota.
Se arrivano i soldini riprendo i membri del team e partiamo subito col DLC. Ripeto, è brutto parlare in questi termini? Sì, ma è reale? Sì, io non voglio non voglio inzuccare la pillola a nessuno. Mi servono i soldi per avere il team e fare il DLC, perché fin quando non ho la disponibilità economica e il team per il DLC posso fare solo delle piccole medie migliorie. E se non riesco ad avere abbastanza soldi da partire col DLC, continuo con piccole migliorie ma dilazionato nel tempo. Magari sto altri 15 anni e metto nuove missioni nel gioco lentamente, non me ne frega niente. Magari vendo 3 copie, ripeto, fin quando ho voglia di lavorarci ci lavoro e c'ho voglia di lavorarci. Avevo già iniziato un altro progetto quando ero incazzato l'anno scorso. Però poi ho detto no, voglio ancora fare sta roba, non c'ho voglia di iniziare da capo. Mi sembra incompiuta, proprio per come mi hai detto tu prima, per tutto l'amore che mi hai dato nel commento che hai fatto prima. Tu ci hai investito del tuo tempo perché ti è piaciuto. E a me sta cosa che ti è piaciuto non mi dà pace. Se ti è piaciuto te lo devo fare piacere di più. Ma se ti è piaciuto te ne devo dare di più perché è figo. A sto punto questo mondo non è neanche più mio o dei miei colleghi, a sto punto sto mondo è là fuori e se la gente lo vuole io glielo do perché è una figata che sto mondo si sia messo in piedi da solo e stia camminando. Beh, sicuramente per quello che ti posso dire, non solo il gioco mi è piaciuto, ma ha comunque inserito un nuovo scenario, nuovo immaginario, che sia esso pseudo distopico futuristico, ok? E ha inserito in quello che è il mio background culturale anche nuovi personaggi e nuove situazioni da citare. Non tanto in privato ti ho detto che stavo ipotizzando di ristamparmi il grillo parlante o la grilla parlante. Ma tu lo sai che sono in contatto con dei provider per la copia fisica del gioco e a parte quello ho trovato un provider che mi fa gli anal plug di Cookie Cutter. Dai, Io voglio fare una versione fisica con l'anal plug di Cookie Cutter, ho scritto fuck yourself, una cosa del genere, ma belli, correggibili. Voglio anch'io. Ma non solo, ripeto, non è solamente una questione di battuta stupida di Stupid Joe, cioè figo, è un tool sessuale che viene dal gioco, cioè a me sta roba piace veramente, quindi la voglio fare veramente. Ma banalmente volevo riprendere il discorso che ha fatto Carlo precedentemente, che è una cosa che io ho notato, che parlo per te, ma parlo per quello anche che è effettivamente poi il team all'origine, che ovviamente viene da una visione che è la tua personale visione, che oggi purtroppo si fa sempre meno, ovvero ascoltare quello che dice la tua utenza, ovvero quello che pensa la tua utenza, e soprattutto sul mantenere vivo un prodotto. Molto spesso sono sempre più abituato, nel corso soprattutto di questi ultimi anni, palesemente credo sia ovviamente un problema che viene reiterato nel tempo e amplificato tuttora, ovvero quello di abbandonare dopo un determinato lasso di tempo un prodotto, lasciarlo molto spesso a morire. Tu hai seguito l'approccio e stai seguendo l'approccio, perché lo stai costantemente seguendo, totalmente opposto, e che in realtà è proprio quello che bisognerebbe fare con un prodotto, perché io molto spesso vedo banalmente anche su vari dati di Steam tornare gente su videogiochi che sono stati magari lasciati 5-6 anni fa, ma dove la gente torna. Di conseguenza questo è sicuramente non un punto a tuo favore, un punto che ovviamente denota tutto l'amore che hai per il tuo lavoro in primis, per questa tua piccola bambina, la posso chiamare, dato che sei effettivamente il papà di Cookie Cutter, indubbiamente è lodevole secondo me in questo senso. Grazie mille, man. Sì, sì. Ma la prima persona che mi ha fatto vedere che si poteva fare è quel pazzo che ha fatto No Man's Sky, che ha tirato fuori il gioco, che è uscito un pirito nell'acqua e poi non ci ha smesso di lavorare per 10 anni ed è diventato troppo di più di quello che aveva pensato all'inizio. Oppure il cazzo di tipo che ha fatto Garfield, il tizio che ha fatto Garfield tutta la vita.
Ora io non lo so se sta cosa andrà avanti tutta la vita, per adesso però c'ho voglia che sia così. Se fra 10 giorni o 3 mesi mi sveglio e ho cambiato idea, magari no. Però fin quando ho voglia di fare così, voglio fare così. Abbiamo tanto a cuore l'idea che i creativi devono essere loro stessi e devono fare quello che vogliono, eccetera. Però poi li critichiamo tantissimo per qualsiasi cosa fanno. E se fanno così è male, se fanno così è male. No, io faccio quello che voglio veramente. Mi piace ascoltare la community perché sono abbastanza, perché fingo di essere abbastanza umile da voler fare la cosa migliore per loro, perché comunque sto facendo una cosa che non sono bravo a fare, che sto imparando a fare, i videogiochi, non sono nato skillato a fare i videogiochi, è la mia passione. Quindi li ascolto quando dicono, ah, ma questa cosa è una merda, si poteva fare meglio. Però poi filtro, se reputo che è così, se reputo che hanno ragione, è la stessa cosa che penso io, la sistemo. Altrimenti no, ripeto, il gioco si basa sulla mia visione, su quella dei miei uomini, sui miei capricci, sui nostri capricci e sui nostri voleri. Vogliamo fare il meglio possibile, ma a modo nostro. Quindi sì, se possiamo continuare, lo facciamo con tutto il cuore. Continuiamo a lavorare. Ho tanti problemi nella mia esistenza. Sono stupido, sono siciliano, tanti problemi, tanti problemi. Però Ma quello è un pregio. però devo ammettere che sono un genio dell'impegno e della disciplina. Cioè, io sta cosa la faccio perché sono mosso dalla motivazione e dalla passione, ma perché mi ci rompo la schiena continuamente, con estrema dedizione. Secondo me, quelli come me vincono sulla lunga corsa. Mio suocero diceva che il cavallo buono si vede sulla lunga corsa. A essere scattisti possiamo essere bravi tutti, a essere eccezionali per un breve periodo, però poi nella lunga corsa vedi se la cosa funziona veramente. Certo. E considerando che quello che ho fatto è ancora, quello che abbiamo fatto è ancora un embrione, secondo me vale la pena migliorarlo, portarlo avanti, andare avanti. E poi ripeto, abbiamo ancora 1 trilione di cose da dire, 1 trilione su sto gioco. Ma poi banalmente sei effettivamente al tuo primo vero progetto, che comunque è stato, secondo me, per sia dimensioni che visione effettivamente enorme, perché ovviamente logicamente molto spesso ci si basa su quelle che sono le risorse di studi che hanno dietro 200-300 persone, fondi enormi, ma banalmente è un progetto che per la visione artistica, la visione poi concettuale stessa, che poi è, parlo per me, è la visione concettuale che mi ha tirato dentro Cookie Cutter, perché poi sì, io sono molto appassionato dell'arte, di conseguenza la visione artistica, anche l'anima ribelle stessa, provocatoria, mi ha tirato dentro, ma poi la visione concettuale. Questo per dire che molto spesso non ci si rende conto quanti sforzi per una cosa che per molti può sembrare piccola, ma in realtà è enorme. Enorme. È enorme. E secondo me quello che ti ha attirato a questo gioco, che ti ringrazio, quello che vi ha attirato in questo gioco e quello che attira le persone a questo gioco è il suo spirito. Quello che vedete nel gioco è quello che siamo noi che lo facciamo, senza filtri. Non c'è stato mai nessun capriccio nel provare ad accontentare qualcuno con un personaggio piacione, con dei setting che magari avrebbero potuto funzionare. Abbiamo fatto quello che volevamo nel modo che volevamo perché siamo così. È quello che tu apprezzi, che è come quello che apprezziamo nella musica, è l'autenticità di quello che siamo, che grazie al cielo siamo riusciti a traspirare perché abbiamo molta personalità a far traspirare dall'opera. È un po' come i System of a Down. I System of a Down sono eccezionali anche perché sono autentici, loro portano dentro lo spirito dell'Armenia, di quello che sono loro, il loro sound, e quando li senti loro non suonano come nessun altro perché loro provano a essere loro stessi, ed è questo quello che mi piace dell'arte. Questo è quello che funziona davvero nell'arte, l'autenticità. Questo è quello che allaccia le persone all'arte. Poi no, funziona è una parola che preclude altre cose, no? Che cos'è funzionare? Allora funzionale preclude il successo, e allora tu è stato successful questo progetto, non me ne frega un cazzo, però è sincero, no? E allora lo tiriamo fuori così e vedi, ha agganciato già noi 4 come tante altre persone,
perché entrambi abbiamo capito, abbiamo notato questo piccolo di autenticità, di stile e di personalità che traspare. Perché generalmente quello che tira dentro i giocatori, io parlo non solo da noi, parliamo da critica, ma da giocatori, quali siamo, quello che secondo me tira dentro la gente in un progetto, in un videogioco, ma in realtà in qualunque tipo di arte, è semplicemente in primis l'amore delle persone che stanno dietro Sì, per il loro progetto. In seconda è quando si ascoltano le persone, soprattutto quando c'è personalità dietro. sì, Che se io devo giocare una copia carbone di una cosa uscita già 10 anni fa con una personalità incolore, non la gioco. sì, Torno indietro nel Concordo. tempo, ripesco le vecchie console e vado lì. sì. Che purtroppo è un processo che sto seguendo sempre di più. Quest'anno c'è stato, per vari progetti, in realtà anche lo scorso anno, varie inversioni di tendenza, sia nel panorama poi nostro italiano che il panorama internazionale, vari esempi che mi stanno facendo ricredere in questo senso e che vedo sempre più costantemente nel panorama, soprattutto indipendente, Sì. e vedo sempre meno spesso nel panorama più mainstream. E questo è proprio il classico di quello che succede, la distinzione fra l'indie e AAA. I AAA che ti fanno di nuovo Assassin's Creed nuovo, che te lo fanno nella maniera in cui sai che lo devi comprare, e poi l'indie che ti tirano fuori questa cosa assurda, incredibile, che tu giochi e dici ma che cazzo di esperienza ho appena fatto? E come giocatori più diventi stagionato, più hai giocato tanta roba, più invecchi, più cerchi i gusti nuovi. Non lo voglio giocare un altro di cazzo di Dark Souls clone in pixel art, non lo voglio giocare, bellissimi, bravi, ma basta. Con sti cazzo di giochi che tocchi una foglia e ti fa 300 punti danno e muori, che palle. Che palle, i setting medievali in pixel art, bellissimi, bravi tutti, li gioco, ce l'ho tutti là, li colleziono e li gioco, ma metti che un indie tira fuori una formula assurda, metti che Chris Darrell mi ha fatto il gioco Bye Bye Sweet Caroline, che quello è pazzo, ha fatto fuori un gioco bellissimo, bravo Chris, fatti dare un bacio nelle ginocchia quando ti vedo. Prima o poi bisognerà organizzare questa famosa doppia intervista. Sì, Siccome ti deve bisogna. ancora un pad, Maledetto Chris Darrell, con questi cazzi di anelli da pollice, giocava col pad, giocavamo a PT a casa mia a Catania, cagatissimi, lui aveva questo anello da pollice, mi ha fatto un piccolo taglietto dell'analogico sinistro che poi col tempo si è aperto praticamente. Chris, mi devi un cazzo di joypad PS4, sallo. intanto Tra- tra i nostri spettatori abbiamo anche Laura, una della redazione, un nostro autore in redazione, che dice che le storie indie lasciano il segno ed effettivamente Sì. diciamo che quello che è la sfera che la libertà di un indie ha nelle espressioni, soprattutto se e qui mi riallaccerei pure a una tua altra vecchia intervista, ovvero si vuole essere duri e puri nella propria idea, ma come sei riuscito e lo si vede dal fatto che non hai tra le mani un semi abbozzato Village People di gioco fatto da tendenze mensili riviste e rivalutate, ma non voglio più spaccare i culi, noi siamo i più fichi del mondo, io voglio raccontare questa cosa e questa cosa ha un disegno preciso e lo si vede. Lì si vede e si nota e è la parte che io apprezzo. Se io apprezzo un prodotto, se io apprezzo Cookie Cutter, apprezzo perché ha un disegno preciso. Che Non figo. ha una... sai, quando tu hai... Ti ricordi in un'altra situazione in cui abbiamo fatto la live, dicevi che noi avevamo un brand design ben definito, eravamo
Su questo io ci tengo parecchio e vedo questa stessa cosa in quella che è la realizzazione sin dall'inizio, per poi tutto quello che è il prodotto finito è stato ripulito, impiattato, finalizzato, ma non ha subito nel processo influenze, modaiole determinate dal il mese prima andava questo, il mese dopo ma potremmo fare, il mese dopo ancora ma perché non facciamo anche questo. No, c'è stata un'idea ed è stata portata avanti e questo fa veramente la differenza. Tu lo dici benissimo anche su quella che è stata, diciamo, la tua intervista con Emalloru, Sì. questo aspetto qui, e l'ho ritrovato tantissimo, te lo Che posso confermare. Che figo. Ma sai che cos'è? Sai che cos'è che penso certe volte? Io penso che tutti ci abbiamo la visione da bambini di una cosa, di un mondo, di un'idea, di un progetto, di un videogioco, di un film, tutti ce l'abbiamo e tutti l'abbiamo creato nel corso del tempo, l'abbiamo fatta aumentare nel nostro cervello questa visione di questo film perfetto, di questo videogioco perfetto, di questo romanzo perfetto. Io sono sempre stato fedele a quella, questa cosa quando mi è poppata fuori nel cervello da bambino ho iniziato a disegnarla, non ho più smesso. Prima erano fumetti, poi è diventata un'altra cosa, cioè, la cosa che è cambiata fra un bambino normale e me è stato il fatto che non l'ho mai lasciata andare quella cosa e ci ho messo un casino di anni. Cookie Cutter è uscito 2 anni fa, ma lo sto portando avanti nel cervello da quando ne ho 12, no? In maniera limitrofa. Prima c'erano altri personaggi in quella storia, poi era un fumetto. Ce l'ho qua il fumetto, c'ho qui le tavole di fumetto a matita di quel fumetto che facevo a 16 anni di quel mondo, no? Secondo me, come dici tu, Bello. questa roba qua ce l'abbiamo tutti, semplicemente che io mi ci sono sfondato il culo per portarla e impiattarla come potevo e ci sto continuando a investire. Sai che ti potrei chiedere il manga scan, vero? Ti prego, anche io voglio qualche tavola, la voglio vedere. No, ma in realtà in realtà le vorrei mettere anche online, perché a parte che c'è Cookie Cutter, ma c'è anche roba che verrà in futuro. Questa roba la facevo a 16 anni. Wow. Grande. E qui ci sono i Denzel, qui già c'è il primo Denzel con 3 Che personaggi fico, che sono Max e bellissimo. Philip. Questa è datata, 2002. Ho fatto proprio fumetti veri e propri. Qui ci sono le matite, non si vedono tanto. Sì, sì, si Grande. vede, si vede. Questa è roba del Bello. 2002 per farti capire, e da qua ho fatto il delirio da sta roba. Quindi, insomma, la Io che sono una pippa nel disegnare sto sbavando. è un po' quello che dico adesso. Io ero una pippa a raccontare sta storia o a tirarla fuori. Però se tu inizi da domani a disegnare tutti i giorni, fra 6 anni non sei più una pippa, e fra 10 sei bravo, e fra 15 magari sei eccezionale. Questo è stato quello che ha portato Cookie Cutter a essere autentico, a essere figo. È partito da là e non è mai smesso di crescere fino a quando ve l'ho buttato in faccia. Tra l'altro è bellissima Grazie per questa averlo cosa fatto. perché 5 minuti fa tu hai nominato Chris e inconsciamente hai creato un legame nell'ultimo discorso che hai fatto sull'ovviamente il non lasciare andare e molto spesso non lasciare andare quest'anima infantile che c'è in ognuno di noi perché è un qualcosa che nessuno può effettivamente abbandonare. Hai creato quasi un legame tra la tua opera e quella di Chris, Eh, perché effettivamente è un qualcosa che lega entrambe le cose. Perché poi quando, come hai ben detto e come ha detto anche Carlo, si ha la forza e soprattutto di raccontare una storia, che secondo me è quello che poi ti porta a fare un tipo di opera che sia videoludica, cinematografica, che sia anche banalmente un libro, un mhm, cortometraggio, mhm, è quella la forza trascinante che poi ti fa restare. mhm, mhm. Perché il bello, il bello è restarci su un'opera, secondo me. Banalmente, i primi 5 minuti ti ci possono trascinare, metti questo discorso, tra virgolette, tutti. Poi quello che fa di più è permetterti di restare. Nel mio caso, quello che mi ha fatto restare maggiormente in Cookie Cutter non sono solamente
la sua forte presa emotiva, e ce n'è tanta, e ovviamente il suo carattere ribelle, provocatorio, ma le tematiche che tu hai inserito all'interno, e non sono tematiche trattate in modo approssimativo, ma poi sono tematiche trattate in un modo molto delicato e soprattutto in un modo sensibile nei confronti nel rispetto poi di quello che è il mondo contemporaneo. Che figo, che figo. Può darsi, può darsi. Quello che mi piace pensare è che tante cose... Allora, a livello tematico, a livello narrativo, sono molto contento di come sono andate le cose, anche se con un team più grande e più articolato la potevamo raccontare molto meglio. Il problema degli indie o il problema di creare in generale non è tanto quello che vuoi e che pensi di fare, è quello che puoi realmente fare con il talento degli uomini che hai, con i soldi che hai e con il tempo che hai. Perché nella mia mente era molto migliore la narrativa, l'approccio emotivo, tante cose, il finale stesso. Vorrei tornare anche sul finale se posso nelle prossime patch per dargli più spazio, per dargli più respiro. Adesso è un po' istantaneo e questo mi dispiace, anche perché poi l'ho sentito online dalle persone e ripeto, non me ne frega un cazzo tanto dei feedback, tranne quando i feedback che arrivano io già li pensavo e allora dico ok, allora hai visto che avevi ragione. Quindi sì, in realtà mi sono perso. Hai detto quello che è stato fatto, la narrativa, i temi, Tematiche, sì. le Diciamo tematiche. La cosa che mi piace è che se continuiamo a lavorare su questa roba, con l'esperienza nuova che abbiamo, possiamo tirarle fuori ancora meglio queste tematiche. E fidati che ci sono tante altre stramberie, tanto amore, tanta avventura che possono vivere questi personaggi in questo mondo che non siamo riusciti a tirare fuori per inesperienza e che possiamo tirare fuori in futuro. E c'ho una voglia di arrivarci perché voglio tirarla fuori, voglio proprio tirarla fuori. Se quello che abbiamo fatto adesso è piaciuto, è stato il primo prodotto, penso che possiamo migliorarlo con altre interazioni, rimanendo sullo stesso prodotto, ma con altre interazioni lo possiamo fare ancora meglio e questo è super, super eccitante. Anche per questo ci continuo a lavorare. Io te l'avevo già rammentato in realtà l'altra volta, nell'altra live che avevamo fatto, ragionassi con il mio istinto, ti direi, Stefano, fai per favore un qualcosa dedicato a Nani, perché quella parte relativa proprio alle tematiche effettive dove si trova Cherry in quel lasso di tempo, che poi ci conduce effettivamente all'altro importante stage del gioco, è effettivamente interessante non solo da un punto di vista relazionale tra Cherry e Puanani, ma proprio il contesto in cui si trovano, il contesto a cui appartiene poi Puanani. Mi piace che mi hai detto questa cosa perché prima di parlare con voi ho fatto un meeting con Francesco Bizzini, col programmatore del gioco, in cui stiamo riorganizzando quello che verrà e sono venuti fuori tre cose. Una che è molto articolata e strutturata, però ti posso dire solamente Puanani episode, con cui abbiamo parlato con Francesco. Un'altra è The Four Little Shit, che adesso che è finito il gioco Cherry ha una compagnia e sono tutti ricercati, sono diventati i nemici numero uno dello Stato e vengono etichettati come le quattro piccole merde e sono lei, Buonani, Poppa, Poppa e Rob. Vabbè, comunque ci sono già state buttate le basi per questa cosa, compreso quello di Puanani. Quello che vorrei è un gruppo di bastardi colorati che combatte contro il potere e abbiamo tutte le basi per costruire questa cosa e sono tutti strani e sono tutti personaggi che non sono buoni ma che non sono cattivi, con delle disfunzionalità altissime. Terry è una stronza, ha tantissimi problemi, Puanani ha tantissimi problemi pure, non abbiamo potuto mostrare perché non c'è tanta interazione con Puanani nel gioco, ma c'è stato scritto tanto per Puanani. E lo stesso Rob, e lo stesso Poppa, e adesso loro si metteranno insieme perché sono i nemici numero uno del pianeta. E questa cosa mi dà smacco per aprire una narrativa favolosa, favolosa, che spero
voglio buttare fuori, che spero che venga minimamente come la immagino. Certo, Lo spero anch'io, assolutamente. sono super curiosa, veramente. Dai, Bello, dai, dai. vediamo come va. Non lo Io, so, Carlo, se vuoi tirare fuori tu, è esatto, un altro tema. allora, per ciò che riguarda me, prima c'è stato un attimo in cui Stefano diceva se disegni per 5 anni diventi bravo, se disegni per 10 ovviamente migliori e così via. Eh, arrivi al punto in cui mi sento di citare Mannelli, ok? In cui non ti dirò mai bravo perché se ti dico bravo ti sto offendendo perché non sei bravo, sei un professionista. Che E un figo. Che, professionista, e e che un è professionista implicito. è bravo implicitamente. Però dipende, perché se parli con un quarantenne va bene, se parli con un bambino è giusto che gli dici bravo, perché lui così capisce che quello che sta facendo è legittimato a fare quello che fa. Benissimo, ma il bambino cresce, il quarantenne o è un professionista o Sì. è un amatore. L'amatore può essere bravo, il professionista deve professare. Sì, sì, però la differenza fra un professionista e un amatore è la quantità di tempo di lavoro e di amore che butta nella sua disciplina. E allora io mi dico, ho comprato uno skate, vorrei diventare bravo, adesso ci sto a malapena in piedi, ma fra 5 anni, fra 10, e quindi buttiamo anche fuori il messaggio hippie del non è mai troppo tardi, ragazzi, perché alla fine è vero, cioè... magari a 50 anni inizio a fare l'uncinetto e divento No! faccio delle Mm, sciarpe piano! come side project, no? Mi faccio delle sciarpe fighissime, per adesso faccio cacare, però magari riesco a farmi la sciarpa figa, no? Quindi alla fine della fiera, quello che distingue il professionista dal novellino è proprio il tempo e l'amore che dedica nella disciplina. Quello senza Sì. dubbio, però è ovviamente implicito il fatto che bisogna essere bravi per fare ciò che si fa. Se no non ti pagherebbero per quella cosa, magari. Sì, nel mio caso sì, in quanto sono già inserito in un percorso commerciale, mettila là. Il mio gioco è fuori nei negozi, quindi sono già inserito in un percorso commerciale. Se il mio gioco dovesse fare cacare, non sarei bravo. Cioè, se il mio gioco facesse veramente schifo, non sarei bravo. E allora sì. Però se vogliamo andare Magari non oltre... saresti semplicemente non capito. C'è anche quell'aspetto lì, attenzione. Infatti, poi torniamo al discorso di prima. Come vogliamo misurare l'arte? Con il successo, con l'appagamento personale? Sono tantissimi parametri, no? Ma L'arte è l'arte e la bravura comunicazione. sono cose che vanno di pari passo? Secondo me no. L'arte di base è comunicazione. Se tu riesci a trasmettere un messaggio che magari neanche hai esplicitato troppo, ma si evince lo stesso, hai fatto quello che dovevi fare. Che ti paghino o meno, insomma, in un certo senso. Quantomeno è un riscontro che hai fuori da te, che è un po' quello che ricerca l'artista, no? In un certo senso, perché il motore che muove l'artista è indubbiamente una pulsione personale, un'attitudine o comunque una necessità personale, ma senza che questa poi ti rimbalzi di nuovo grazie a un riscontro esterno, un po' muore lì, capito? Cioè tu puoi anche Mhm. star lì a caldellarla tutta la vita, no? La tua idea, il tuo progetto, la tua opera, quello che vuoi, ma suona completamente in maniera diversa. Quando una persona, una qualsiasi che magari neanche conosci, la vede e te la legge e ti dice le due o tre cose che sono le cose importanti che tu volevi trasmettere in un certo senso, anche a livello quasi inconscio, ti dirò. Credo che sia questa la cosa importante. Poi il discorso sul professionismo nell'arte, rimaniamo sul professionismo in generale, perché forse è più semplice da affrontare come tematica, perché nell'arte chiaramente è un po' più complesso. Sì. Però di base una persona, un professionista è una persona che viene pagata per un lavoro, come appunto diceva Riccardo Mannelli,
stare a dire che sei bravo a una persona che lo fa di lavoro è superfluo, perché è implicito che lo sia, altrimenti non lo farebbe di lavoro, sarebbe appunto un hobby o un'altra cosa. Però conosco tante persone che lavorano nell'arte e lo fanno male, che non sono bravi. Quella è colpa di chi butta i soldi ingiustamente, tesoro, quella credi? No, quello secondo me è uno scalino diverso di concezione di bravura. La bravura sta negli occhi di chi la guarda. Ovviamente diciamo che l'aspetto materno con cui tu dici quanto sei bravo e ho visto cosa, un disegno fatto bene, sì, ok, si spera che io lo sappia fare, ok? Non è sicuramente ciò che poi porta a riconoscere la bravura in senso più ampio. E ovvero, non sto dicendo, che bravo. È tostissima, perché quando parliamo di arte dobbiamo capire, la cosa figa del fatto che voi mi permettete di parlare è che soddisfate la mia visione di questa cosa, ovvero l'arte, secondo me, va giudicata in base a chi la fa, in base all'esigenza, perché abbiamo parlato di tante cose, ma in realtà tutte le cose di cui abbiamo parlato dell'arte sono cose relative a voi e a come vi immaginate voi da artisti. Però esistono tantissimi tipi di artisti. La maggior parte degli artisti, penso, cerchino il plauso della gente. Io faccio qualcosa, lo tiro fuori, come ha detto Chiara, e poi voglio un piccolo applauso, un piccolo contentino da parte di alcuni. Ma ci sono anche artisti che stanno malissimo, che tirano fuori roba per sopravvivere, che tirano fuori il disegno e la pittura mentre stanno facendo chemioterapia perché sono tossicodipendenti e quella cosa li aiuta a resistere 24 ore mentre dipingono, invece di lanciarsi dal balcone, per esempio. Cioè, Certo. e allora io penso, o comunque credo di pensare, o comunque penso di credere, che è interessante quando si parla di arte capire chi la sta facendo per giudicare meglio quello che ho visto. E questa è la cosa figa, appunto, del fatto che mi state permettendo di parlare. Magari questo dal mio punto di vista sulla situazione, e in base a questo capite anche certe mie scelte, certe mie visioni, certe mie decisioni. Ti posso dire che personalmente condivido molto questo discorso, però se diciamo esco un attimino dalla mia visione soggettiva, c'è da dire che l'opera andrebbe vista di per sé, cioè non andrebbe secondo me collegata chi l'ha creata, perché l'opera, cioè chi crea l'opera è come se avesse una missione in un certo senso, e non è che lo fa appunto per ricevere un contentino, un riscontro, intendimi. La cosa principale è che te viene di farla. Sì. Quella è la cosa, ok? Il riscontro esterno è una conseguenza che serve ad avere una misura di ciò che tu stai facendo, una misura un po' più ampia, perché sennò diventa un po' egoriferita la situazione, capito? È vero. Quindi ti dico, l'opera in teoria per un fruitore non dovrebbe avere una paternità, cioè l'opera è un bene che viene elargito al mondo in maniera totalmente incondizionata, ed è così che andrebbe vista, tant'è che molte persone non riescono spesso a dividere, no, l'autore di qualcosa, di un prodotto che magari è super valido, ma l'autore è una persona di merda, e allora che schifo anche la sua opera. No, non farò parallelismi su questa affermazione. Cioè, questa cosa secondo me è super sbagliata, perché se l'opera ti piace, perché ti deve piacere di meno nel momento in cui vieni a sapere che l'autore magari è una persona, un criminale, o una persona che non ti piace, o che comunque il suo punto di vista non ti piace. Quello è il suo punto di vista, è una sua vita normale. L'opera è un qualcosa che va al di là. È vero, sono assolutamente d'accordo con te. E allora voglio riformulare quello che ho detto. Sono un super sostenitore che l'opera deve sopravvivere da sola, completamente da sola. Però trovo sempre in condizioni che quando mi innamoro di un'opera o dell'opera di un artista, poi devo andarmi a cercare l'artista
E la maggior Questo parte lo faccio anche io, è quello che, come ti ho detto Quello, all'inizio, quello è un qualcosa legato alla è percezione. vero. Che però devi l'essere essere anche umano, bravo a discernere, capito? Cioè, sì, devi essere se non lo bravo, sai ma fare, è meglio che non sai. indubbiamente, ma automaticamente vai a capire innanzitutto se non sai un determinato tipo di arte da dove proviene, capisci il medium da dove proviene, puoi andare a cercare innanzitutto l'autore, ma non per capire il background dell'artista in senso sul profilo umano, ma sul profilo prettamente professionale e artistico. Io è una cosa che faccio Sì, molto spesso quando scrivo certamente, e che ho certamente, fatto anche io, che ho fatto aiuta. anche con Stefano. Sì, Quando ho visto Cookie Cutter, mi sono andato a cercare non solo da un punto di vista artistico, ma proprio da un punto di vista di documentazione, sì. chi è che ha Minchia, t'ha fatto stalkerato, io lo denuncerei. Ah, questo piace farlo anche a me, infatti ho specificato sta cosa, cioè l'opera Denuncia dovrebbe pure lei. funzionare così. Poi personalmente anche io la vedo un po' così e mi piace molto, diciamo così, studiare anche la persona che l'ha creata, perché in un certo senso mi aiuta anche a capirla meglio l'opera, ok? Ripeto, non dovrebbe proprio funzionare così, cioè in un concetto più ideale l'opera, come hai detto tu, deve sopravvivere da sola, capito? Cioè non deve essere legata a chi l'ha creata. Poi a noi ci piace, io poi anzi sono la prima che quando scrivo un articolo metto più parole per chi ha creato il gioco piuttosto che il gioco stesso, quindi proprio faccio l'esatto contrario di quello che sto dicendo, però è bella questa cosa perché comunque sai che dietro a un prodotto c'è un essere umano e a me piace molto la realtà, mi piace l'idea che comunque ci sia qualcosa che rimane legato alla realtà. L'opera è al di là, Sono assolutamente è qualcosa che va al No, di là. Infatti voglio ovviamente, passare il concetto che l'opera deve sopravvivere a sé stante a prescindere da chi l'ha fatta. Cioè certo. se Salmo, che è uno dei miei artisti preferiti, fa un fumetto che fa cagare, non me ne frega niente che Salmo, se fa cagare, se non mi arriva, non mi arriva. Quello che Esatto. intendo, come ho detto prima, che se mi innamoro dell'opera poi devo andare a cercare l'artista per capire le sue motivazioni, come quando ho scoperto Gipi e poi ho scoperto Gipi persona e mi sono accorto che è identico alle persone che disegnano i fumetti. Beh, ma Stessa GP è a 360 gradi da perfezione su tutto, sia lui che le sue creature, cioè di che parlavo. parte. Il Vabbè, la Terra dei famosino. Figli, è famosissima. La Terra dei Figli, per esempio, che è la mia opera preferita in assoluto dei Gipi, è credo quella che invece rispecchia un po' questo concetto, perché lui per primo fece questo discorso, disse appunto che il suo intento da un certo punto della vita in poi, ok, a partire dalla Terra dei Figli nello specifico, era proprio quello di scrivere storie fuori dal contesto, fuori dal tempo, che potessero essere valide sempre e per sempre, perché lui aveva la tendenza, e poi ci è ricascato, diciamo, ad essere molto autobiografico, no? Che è la Il cosa, fumetto di autobiografia, diceva nelle... e va benissimo perché a noi ci piace il fatto che sia un uomo spezzato, ci piace il fatto che sia tragico e tutto quello che ti pare. Però la Terra dei Figli, nonostante a me piace tutta la produzione dei GP, la Terra dei Figli è Che proprio quassù. Cioè proprio non c'è paragoni, proprio per questa cosa qua, perché è completamente slegata da cose personali, soggettive, e tratta tematiche universali che saranno sempre valide. Che poi lui è l'unica persona, cioè lui è una delle persone che non vuole peccare di autobiografia quando ha avuto una vita interessantissima. Il tizio che gli entra in casa e prova a fare del male a lui e alla sorella, le droghe, tutte le storie con la band, cioè lui ha una vita interessantissima, però Sì, è è super vero. onesto e non vuole peccare di autobiografia, quando tante persone che non hanno un cazzo da dire tirano fuori l'autobiografia e tipo ma perché? Mentre lui potrebbe, lo ha fatto, è L'ha fatto, dai. Si può dire che fortunatamente l'ha fatto. Ma fichissimissimo. vabbè, GP, vabbè, GP. Mi Vabbè, sono tocca ragazzi. veramente un pezzo di cuore. Non so perdere. Quando l'ho conosciuto le persone, cioè, non mi sono neanche presentato, la guarda e ho detto ti posso abbracciare. Cioè, ho dovuto farlo perché Bellissimo. io non sono molto emotiva per niente, soprattutto su queste cose, però con lui, cioè,
Ormai si è capito che questa live è diventata un ritrovo di bambini speciali che tergiversano. Vabbè, quello era un presupposto che pensavo fosse ormai chiaro. Ok, abbiamo tutti preso la nostra pillolina attentiva. Pensieri intrusivi ne abbiamo. Tu sei l'unico che prendi la pillolina. No, non credo, ma lascia stare. Comunque ragazzi, io non vorrei fare come al solito il soldato della situazione, ma sono le 19:42. Sì, abbiamo superato indubbiamente l'ora e forse sì, quelli più che altro che perché erano... non voglio che diventi il solito sequestro di persona, insomma. Cioè. No, quello che volevo dire io invece era diverso, ovvero quelli che erano i concetti principali credo siano stati affrontati abbastanza largamente, sia su quello che è le direzioni, non tanto futuri certi, ma direzioni del progetto e anche su quelle che sono gli intenti, le relazioni con ciò che è stato già immesso nel mercato piuttosto che ciò che verrà poi pubblicato come subcult, credo. Sì, Subcult, adesso ci stiamo muovendo nella direzione di publisher e developer, quindi Esatto. siamo solo noi. Esatto, io credo che quello sia il Monolitici, passaggio bello. che però poi resterà anche nell'altra realtà o verrà ritirato, diciamo, mantenendo la stessa applicazione ma inserendo come subentro la subcult sul publisher attuale. Rifai la domanda come se fossi un bambino di 5 anni. Allora, Ne so perso anche io, ammettiamo che io abbia comprato il gioco sullo store di PlayStation, ok? Sì. E ovviamente quel titolo era stato pubblicato da e sviluppato da piuttosto che la nuova realtà. Sì. Subentrerà la subcult sul publisher attuale oppure... Sì. Ok, non c'è una variazione. Prossima patch nella splash page, ovvero le pagine di caricamento, e poi compaiono i loghi, ce ne sarà solo uno. Ok. Solo uno. Perfetto. Già su Steam vedi che c'è publisher and developer, sono Subcult Join. Okay. Sì, quello l'avevo visto anch'io. Su Steam, però essendo diciamo, un'applicazione inserita ex novo, ci può stare. Per quelli che invece sono le applicazioni già in possesso, ovviamente non c'è una duplicazione. No, tu la prossima volta che scaricherai la patch, l'avvio del gioco sarà più breve di un paio di secondi, perché ci sarà una schermata in meno. Non ci saranno non ci saranno grida. No, ci saranno solo grida, non ci sarà la cosa prima delle grida. Ah, ok, già. e anche negli store, per quello blocco tutti dal comprare la versione del gioco e comprare solo quella su Steam. A breve ci sarà solo un nome in tutti gli store, perché già siamo in processo di... Quindi a breve... avete delle tempistiche un po' più, diciamo così, precise o... No, perché non l'ho mai fatto, quindi non so, non dipende da me, ma dipende da processi burocratici, processi di controllo interni che hanno a che fare con l'America, che hanno a che fare col Giappone. Adesso stiamo diventando partner noi, Subcult Joint in prima persona con PlayStation, Nintendo, Xbox, Steam. Diventati partner, c'è un processo particolare in cui quello che prima era di 2 persone diventerà di una sola. Aspetta, pariamoci il culo. Non sto parlando di me, però da quello che so in generale nel mondo dei videogiochi, una cosa che prima di 2 persone per diventare da una sola deve passare un processo interno a me sconosciuto, quindi non ti so dire le tempistiche, però stiamo in un buon punto, siamo in un punto in cui stiamo solo aspettando, mettila così. Ecco così. Ok, va bene.
Aspetteremo con Molto bene. I social continuano a essere rumoroso, volgare e fastidioso, quindi lo saprai appena sbloccheremo le altre situazioni. Sono certa. Non passi inosservato, questo va detto. Né tu né Cookie Cutter passate inosservati, questo sì. Quindi ottimo. Il marketing già c'è tutto. Potrei citare Bud Spencer e Terence Hill tra una baldracca, una rissa, una baldracca. Ci troviamo alla prossima pizza e ci parlerai, ok, di quello che sarà una, diciamo, realtà più definita su questa parte. Sì. Ora la prossima cosa è che tiro fuori dei comunicati dove faccio una lista di quello che verrà in futuro. Quindi adesso tiro fuori punto per punto cosa arriverà. La stiamo così per finire, una volta voglio inserire altre 2 ficate prima di tirarla fuori, così faccio più gola e la tiro fuori. La terza botta dobbiamo invitare anche Chris, almeno facciamo la resa dei conti per il famoso pad. Io vi do il mio... glielo facciamo dire in diretta che te lo deve procurare. Questa in diretta ricorda molto Giuseppe Simone. Così tiriamo fuori un crossover, Stefano, tra Cookie Cutter e By Sweet Carol. Potrebbe essere interessante come situazione. Dobbiamo diciamo che le 2 protagoniste a confronto, soprattutto sotto un punto di vista di celebrity deathmatch, potrebbe essere veramente interessante. No, povera Lana. È una cosa che approverebbe pure la WWE. Totale. Sarebbe il confronto un po' impari su quel profilo. Un po' sì, dai. Non voglio avere delle armi segrete. Non lo so. Io fino al confronto aspetterei. Sì. Però io e Chris possiamo picchiarci, siamo entrambi 2 omoni. Già al tempo Chris era un bello omone impostato quando veniva a casa mia, quindi potremmo picchiarci io e lui intanto. Sarebbe bellissimo. Con le maschere delle relative persone. Io sono protagoniste. A pagare un buon biglietto per una cosa del genere, te lo dico. Se lo volete fare come marketing, guarda, io Vabbè. Potrebbe diventare più epocale della famosa rissa, incontro, non si sa cosa doveva essere, che poi non si è più svolta tra Zuckerberg e... No, ma che... il famoso incontro di MMA... ma non l'hanno fatto. Sì, lo so, poi è andata lì, non lo so. Ho visto incontri migliori alle mie cene. Zuckerberg e Musk può essere Elon Musk. Sì, mi sa che l'hanno certo che era lui. in mente Elon Musk. Elon Musk gli faceva il culo fortissimo, lo distruggevo. Già CM Punk, che vuol dire il lottatore, è stato rovinato malissimo nel suo incontro in UFC, voglio dire, cioè... Chi? CM Punk. Presente CM Punk? No. Della WWE. No, me l'ho perso. CM Punk! Dai, ti prego, davvero CM Punk. No, qualche annetto fa. No, ma non c'è proprio da recuperare. Entra e muore, cioè nel senso appena mette il allora, in UFC la foglia della gabbia e l'hai visto steso, cioè sono solo guardati e niente. Così boom. E stava a parlare di un atleta, voglio dire, cioè perché CM Punk, voglio dire, soprattutto sai quanto si è allenato per fare quel match, porello. Come ai tempi Lesnar era in difficoltà in UFC. No. Lui ha dimostrato carattere. Apriamo la parentesi, indubbiamente andava a mangiare 9 di sera perché Lesnar aveva il suo cazzo di perché era campione dei pesi massimi. Scusa. Quando si è confrontato con Cain Velasquez, che a parte che Cain Velasquez è Dio, cioè era adesso un po' meno, ma anche perché c'è 6 anni, però si è confrontato con un Lesnar che aveva delle problematiche di salute, ok?
mettiamola sta cosa. No, a me non me ne frega niente perché io so perché in Velasquez, quindi a me non è che lo dico, diciamo così, perché parteggio per Lesnar, però bisogna essere oggettivi. Bisogna essere oggettivi. Quindi Lesnar, per carità, nulla da dire, era una bestia di Satana, veramente incredibile, solo che in Velasquez è riuscito a spodestarlo, e dopodiché lasciamo stare. Si è dato perché ha capito che giustamente dopo 1500 anni che prendi cazzotti, penso che uno si stufa. Penso, cioè, lo trovo abbastanza umano, voglio dire. Dai, un po' sì, dopo tanti cazzotti in faccia, un po' ti spegni, è normale, sì. Quindi va bene la WWE perché sì, ti devi allenare, però insomma magari non ti spaccano la faccia male, insomma. Forse. Quindi è una grande metafora della... Detto questo, okay, io direi onde evitar di parlare di argomenti. Sì, no, potremmo scendere in argomenti fuori qualunque... Sì. Del tipo, vediamoci una sera a cena, facciamo prima. Esatto. Così. Direi di concludere la nostra live. Grazie mille. Con un ringraziamento, direi. E restiamo per altre sorprese. Sei sempre meraviglioso e noi siamo super mega onorati. E ti ringraziamo soprattutto per la partecipazione. Grazie di cuore per tutto. Grazie infinite. Grazie anche a tutti gli spettatori. Esatto. In bocca al lupo. Un saluto dalla redazione di Nick Devil. Ti teniamo d'occhio, Stefano, stai molto attento. Vabbè. Noi ti teniamo sempre d'occhio. E non ti dirò bravo. Ciao a tutti, alla prossima. Alla prossima. Alla prossima, grazie a tutti.